La moda del play to earn, ossia guadagnare giocando, è l'ultima moda del momento e nel settore delle criptovalute. Sono nati tantissimi nuovi progetti legati al gaming, legati al settore degli NFT. Oggi in modo particolare ne ho trovati due che potrebbero rivelarsi interessanti. Sono due videogames. Il primo perché è una specie di gioco di ruolo, mentre il secondo perché ha degli investitori davvero importanti. Li andiamo a scoprire insieme dopo la sigla. Benvenuto, benvenuta nel canale del Marchese del Cripto, dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Inutile dirti che tutto quello che vedrai in questi video sono solo opinioni personali, non sono assolutamente consigli finanziari. Resta fino alla fine del video, anche perché alla fine andremo a fare delle considerazioni personali, un ragionamento che volevo fare con voi. Allora, iniziamo subito con il primo è Demole, demole.io è il sito internet. È praticamente questo RPG nel quale è possibile guadagnare giocando, quindi si possono guadagnare dei token piuttosto che degli NFT, quindi vendibili nel marketplace, mentre si gioca. Questo è un gioco in fase di lancio, infatti è stato da poco aperto il canale Telegram in italiano proprio del gioco. Probabilmente ci saranno dei vantaggi per la community, visto che ancora non c'è stata la IDO, ossia l'initial DEX offering di questo gioco, quindi ancora non è possibile acquistare eventualmente il token, piuttosto che ci saranno dei vantaggi per i primi giocatori. Questo non lo posso sapere, ad ogni modo sotto in descrizione ti lascio il link del canale Telegram. Se vuoi insomma seguire questo progetto, entra lì e tieniti aggiornato. Lo scopo di questo gioco è quello di costruirsi la propria armata di mostri. Inizia il viaggio per cercare di liberare la terra sacra. Qui ci sono diverse tipologie di mostri che sarà possibile possedere, quindi insomma ognuno con delle particolarità uniche. Cosa interessante di questo gioco è che ci saranno delle animazioni 3D, questa è una cosa un po' più carina, visto che molti giochi, come esempio Axie Infinity, è solamente in 2D, mentre invece dei giochi in 3D, quindi diciamo curiamo anche un pochino l'aspetto della grafica. È possibile naturalmente personalizzare le skin dei mostri, quindi dei propri mostri, saranno quindi delle skin uniche. Sarà possibile entrare direttamente per fare delle quest, ossia delle missioni all'interno del gioco, quindi per i videogiocatori più appassionati, piuttosto che semplicemente trascorrendo 10 minuti al giorno sarà possibile preparare la propria squadra e i propri mostri per fare delle battaglie automatiche, quindi si potrà guadagnare anche solamente spendendo, diciamo, trascorrendo 10 minuti al giorno davanti a questo gioco. Collaborare con gli altri giocatori per uccidere i boss, i quali boss verranno trovati sempre a degli orari prestabiliti e sarà possibile affrontarli con altre persone, quindi con altre persone di tutto il mondo, piuttosto che se uno ha un team, quindi sarà possibile andare direttamente a combattere contro questo mostro. Quindi un altro degli aspetti di questo gioco è la collaborazione con le altre persone. E proprio grazie al discorso della blockchain, i tuoi mostri e i tuoi oggetti saranno unici e sarà possibile tradarli direttamente nel marketplace. In che modo sarà possibile guadagnare? Quindi effettuando degli allenamenti, ci saranno degli allenamenti di pratica che ti permetteranno di guadagnare dei DML, ossia il token, quindi che poi dopo andiamo a vedere. Poi ci saranno delle quest giornaliere, piuttosto che l'arena e quindi guadagnare dalle battaglie, piuttosto che quindi uccidendo i mostri, oppure piuttosto che guadagnare semplicemente vendendo gli oggetti trovati piuttosto che farmati direttamente nel marketplace. Questa è la roadmap del progetto. Nel quarto quarto 2021, nel momento in cui ci troviamo in questo video, ci sarà l'offerta degli NFT, sarà possibile quindi acquistare degli NFT prima del lancio, verrà attivato il marketplace e verrà rilasciato il gioco, seppur credo naturalmente in fase beta. La roadmap si dovrebbe completare nel secondo quarto del 2022 con il lancio dei tornei. Questi sono gli investitori che ci sono dietro questo progetto. Vediamo alcuni investitori importanti come Magnus Capital, come DAOmaker, vediamo anche Gate.io. Quindi vediamo che i backer di questo progetto non sono affatto male. Questo molto probabilmente sarà uno dei boss che bisognerà far fuori all'interno di questo giochino. Lo vediamo insomma parecchio aggressivo a mio modo di vedere. Come vediamo qui il pulsante Play Now ancora non è abilitato perché ancora non è possibile giocare, come detto è in fase di sviluppo e in fase di lancio.
Per quanto concerne il token di questo gioco, quindi sarà questo DMLG che servirà per lo staking, da detenere per ottenere dei profitti passivi, per fare degli upgrade per quanto concerne le armi, per migliorare la velocità dei tuoi spostamenti, per la DAO, quindi per delle votazioni all'interno della piattaforma, quindi per la governance, e anche proprio come token di gioco, quindi per effettuare gli scambi degli asset digitali. Un meccanismo che trovo carino è questa ridistribuzione dei token, ossia fondamentalmente più le persone tengono questi token piuttosto che li utilizzeranno direttamente all'interno del gioco, verranno diciamo ricompensati con altri di questi token. Quindi, in base a quello che ci dicono, questa ridistribuzione continua assicura dei benefici per i possessori del token, pur mantenendo un tasso di inflazione al giusto livello. Per quanto riguarda la tokenomics, vediamo che ci saranno alla fine 500 milioni di questi token, all'inizio saranno solamente 372.500, quindi man mano verrà raggiunto questo limite massimo di questi 500 milioni. Per quanto riguarda la public sale, quindi la IDO, qualora insomma ci fosse la possibilità di poter partecipare, ma come detto siamo in anticipo, insomma magari se avrò maggiori informazioni ve lo comunicherò, il prezzo sarà di 2,5 centesimi a token. Per quanto riguarda il loro Twitter, attualmente abbiamo 7.900 follower, non sono tantissimi, ma neanche pochi, considerando che un paio di giorni fa, quando ho visto questo progetto, erano appena 3.000. Quindi credo sia destinato di gran lunga a salire, e questo fa sì che più persone seguono il progetto, naturalmente più probabilmente il progetto potrebbe essere interessante. Altra cosa da tenere a mente è che questo gioco sarà non solo su PC, ma anche su mobile, quindi anche per lo smartphone. Per quanto riguarda le blockchain che utilizzeranno questo DMLG, sarà la Binance Smart Chain, Polygon, OKX e sotto discussione la Echo Chain, quindi questa qui sarà da valutare, mentre Binance Smart Chain, Polygon e OKX Chain, tutte e tre supporteranno questo gioco. Su tutte e tre verrà supportato questo token, e qui ci danno un indizio in più per quanto riguarda la loro IDO, ossia che come target hanno DAOmaker e Gate.io. Quest'altro invece che andiamo a vedere adesso è Pocket Arena, che in realtà non è proprio un gioco, ossia Pocket Arena è un insieme di giochi. In questo caso il giochino che adesso già è pronto ed è possibile giocare è Castle Defense, ma ce ne sono tanti altri con i quali è già possibile giocare, ossia sono questi qua che vediamo, il puzzle, Minisoc, Herbalist, il cricket, l'Animal Match, Smash and Grab, insomma ce ne sono tanti. Poi naturalmente chi qui è appassionato di videogames, qui eventualmente potrà vedere tutti i videogames con il quale è possibile già attualmente giocare. Oltre a questi ne arriveranno tanti altri, e tutto questo ecosistema di videogames sarà interamente in play to earn, quindi sarà possibile guadagnare giocando, e il tutto con un token proprietario. La cosa più interessante di questo progetto sono proprio gli accordi che hanno preso con case importantissime. Questo Pocket Arena è stato realizzato da emojigames.io, che è praticamente l'azienda che c'è dietro questa piattaforma. Qui vediamo quindi le partnership importantissime, ad esempio Facebook, come Samsung, come Sega, come EA, come Gameloft. Ne vediamo davvero importanti come Bandai Namco. Tutte queste big aziende stanno dietro Emoji Games, che è appunto l'azienda che è occupata della realizzazione di questo Pocket Arena. Questa vediamo è tutta la roadmap, sono partiti dal 2005 naturalmente, che si occupano di altri videogames, ma in questo quarto quarter, quindi alla fine di quest'anno, ci sarà direttamente il lancio, la loro IDO. Lanceranno questi token POC, così chiamati, e saranno dei token ERC20 e token BEP20, ossia su Ethereum e su Binance Smart Chain. Faranno un approccio molto user friendly, ossia hanno un loro wallet all'interno, quindi non c'è bisogno di scaricare wallet, quindi è possibile, diciamo, partecipare per tutti. Non ci saranno costi di gas per il gameplay, e anche in questo caso c'è sia la versione mobile, quindi per smartphone, che la versione per computer. Come detto, la cosa interessante è che ci sarà un solo token per tutto l'ecosistema, di tutti i giochetti che stanno all'interno di questo portale,
saranno correlati da questo singolo token, il quale sarà possibile utilizzarlo su tutti i giochi. Quindi magari non so, ad esempio a te interessa un gioco in particolare piuttosto che un altro e ad ogni modo il token che tu guadagnerai, gli XP che farmerai, che serviranno per farmare questi token, li potrai guadagnare come meglio credi. Quindi chi guadagnerà dei token con un videogames, chi preferirà guadagnarli con un altro, piuttosto che chi li guadagnerà con tutti. Come numero di giochi dovremmo arrivare a 17, attualmente ce ne sono 10 live e 7 verranno aggiunti. Ci sarà la compatibilità con Facebook. Grazie a questo numero di giochi, gli stessi molto probabilmente dovranno consenso da ambo i sessi, quindi sia che tu sia femmina che tu sia maschio. Naturalmente magari uno preferirà un tipologia di gioco, un altro ne preferirà un altro. Ci sarà la possibilità anche di creare i propri NFT direttamente con questa piattaforma. Ci sarà poi una emissione mensile e limitata di questi token, la quale servirà per prevenire e quindi contenere l'inflazione. Anche in questo caso la IDO non è uscita, ma ad ogni modo vediamo che ci sono dei periodi di blocco, insomma, piuttosto che del vesting per alcune tipologie. Per quanto riguarda la public sale, ad esempio la ICO che eventualmente insomma verrà effettuata, ci sarà un periodo di blocco di un mese. Per quanto riguarda invece la private sale che c'è già stata, hanno raggiunto 3 milioni di dollari a livello di investimenti e il prezzo del token è stato dai 5 centesimi fino ad arrivare a un massimo di 7 centesimi per POC. Queste sono altre partnership internazionali, come qua vediamo tutte partnership importanti, ad esempio la Kia Motors, vediamo l'Universal Picture, vediamo la Kinder, vediamo la Galaxy, in questo caso Galaxy S7, ma insomma quindi diciamo la sinergia con Samsung, quindi quello che diciamo prima, con Total, insomma sono diversi brand che penso che sicuramente conoscerai e questo fa sì che questo progetto ne guadagni in appeal. Questi sono alcune persone che lavorano a questo progetto, quindi insomma sia i CEO che per quanto concerne i manager, piuttosto che gli sviluppatori, piuttosto che gli advisor, queste sono alcune delle persone che stanno dietro questo progetto. Questo che stiamo vedendo adesso è uno dei giochini, quello della difesa del castello, con il quale è già possibile giocare all'interno di questo Pocket Arena. Questo sto semplicemente insomma facendo così, facendo vedere come funziona. È uno dei classici giochi nel quale bisogna difendere il castello e uccidere tutti i mostri prima ancora che arrivino. In questo caso il gioco è carino, comunque sia un passatempo, è uno di quei 17 giochi che ci sono e che vedremo su questa Pocket Arena. In questo caso si farmeranno degli XP, cioè ossia più si andrà avanti nel gioco più verranno dati degli XP, questi XP possono essere convertiti in token POC. Quindi è un modo carino per guadagnare semplicemente giocando. Come detto, per quanto concerne la IDO, l'offerta iniziale di questo token, ancora non ci sono notizie, ma da qui a breve insomma dovrebbe uscire, non sappiamo ancora neanche la piattaforma. Ad ogni modo se entri nel mio canale Telegram darò magari maggiori informazioni qualora tu fossi interessato. Oltre naturalmente al fatto che qui sopra sul sito pocketarena.com trovi tutti i link ai vari social, quindi puoi tranquillamente seguire i progetti di questo tipo e quindi vedere gli sviluppi e naturalmente anche qui presumo diranno tutto il necessario qualora si voglia partecipare a queste offerte iniziali. Come vediamo questa è la torta del token e come ci dice appunto questo grafico, vediamo che la supply massima di questi POC sarà di 1 miliardo di token. Bene, torniamo a vedere questa splendida creatura e facciamo le considerazioni personali. Per quanto riguarda giocare a questi giochi, naturalmente non ci trovo nulla di sbagliato. Come abbiamo visto, in questo periodo tantissimi videogame sono usciti e tantissimi ancora ne usciranno. Ma basti pensare semplicemente che se tu apri il tuo cellulare, vai sull'Apple Store piuttosto che il Play Store, a seconda insomma del sistema operativo che usi, vedrai che di videogames ce ne sono una marea. Ora sembra che tutte queste aziende si stiano riversando nel settore della blockchain per avere capitali maggiori. Tutto questo naturalmente porta dei grossi capitali all'interno di questo settore, chiaramente però come tutto non tutti i giochi avranno successo, ci saranno giochi che avranno più successo, giochi che ne avranno di meno, qualche team sparirà, qualcuno non vedrà mai luce, questi sono tutti aspetti da tenere in considerazione. Per quanto riguarda il discorso investimenti, per come la vedo io, bisogna valutare attentamente un discorso.
Sicuramente partecipare alle IDO può avere dei vantaggi perché solitamente per quelle che abbiamo visto fino adesso, insomma per la stragrande maggioranza, si ha un guadagno proprio nella fase di listing, perché moltissime persone vogliono portarsi a casa qualche token e possibilmente pagarlo a prezzo basso. Naturalmente poi per quanto riguarda invece un investimento classico e vedere il lungo termine, bisogna naturalmente valutare il progetto, come detto, vedere gli investitori, vedere le partnership. In quel caso lì il discorso si amplifica. Come abbiamo visto ci sono giochi che hanno sfondato, che sono andati molto molto bene, ma a tanti magari non andranno come si spera, come si crede. Un altro metodo per poter guadagnare su questi giochi e magari sfruttare il momento è quello degli NFT, ossia si possono prendere degli oggetti di questo videogame, detenerli e magari rivenderli ad un prezzo maggiore. In questo caso il guadagno naturalmente sta proprio in questa transazione, nel fatto di vendere questi NFT a prezzo maggiorato. E anche questo è un rischio, seppur forse in maniera minore rispetto al token proprietario, ma va valutato anche questo aspetto. Questi video sono solo esclusivamente per farti conoscere questi videogame. Ci sarà sicuramente quello che farà il caso tuo, piuttosto che quello che ti piace o quello che non ti piace. È possibile, come detto, guadagnare semplicemente giocando? Anche questa è una strategia, perché si possono fare magari dei soldini totalmente a costo zero. Naturalmente abbiamo tutti sotto gli occhi quello che è capitato e che succede su Axie Infinity, dove i videogiocatori guadagnano davvero soldi importanti, soprattutto per i giocatori più vecchi, ma chiaramente non possiamo sapere ora quale sarà il prossimo Axie Infinity. Ad ogni modo, se ti piacciono i videogames, potresti tranquillamente darci un'occhiata, iniziare magari semplicemente giocando e poi eventualmente valutare se fa o meno al caso tuo. Questo video è finito e ci vediamo al prossimo. Ciao, un saluto dal Marchese del Crypto.